Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo nuovo video. È passato il weekend con i nazionali in America e da qui la necessità di dover trarre qualche conclusione, perché come sempre questi nazionali in America dettano poi quello che potrebbe essere il trend o il meta nei prossimi nazionali. E quindi abbiamo qualche considerazione da fare, o meglio, condivido con voi qualche punto di vista. Ovviamente, avete visto sicuramente dalla schermata del video il faccione di Ziggy, perché, secondo me vedere Ziggy in top 8 e quindi una lista che funziona e che tiene testa alla maggior parte degli eroi, porta a rivedere qualche considerazione che anche stesso io ho fatto. Quindi, in primis, abbiamo un eroe illusionista con la meccanica Spectra e soprattutto con le aure che possono picchiare. Questo ricorda ovviamente un pochettino Enigma e porta più o meno le stesse problematiche. In primis, il fatto di avere questo eroe che adesso ha convinto molti giocatori a montarlo e quindi portarlo eventualmente ai nazionali, in primis limita, quindi primo impatto, limita la percentuale, secondo me, di mazzi fatigue e in generale di guardiani. Ovvio, non è che spariscono, ok? Anche perché per fortuna non è Enigma, ma sicuramente prima di portare un guardiano che non sia Victor, che comunque può tenere più o meno testa, bisogna pensarci e bisogna ovviamente valutare quanti zighi potrebbero esserci nei nostri nazionali, considerando il nostro nazionale sarà uno dei, cioè sarà nell'ultimo weekend. Quindi vedere quello che succede, secondo me, già nei prossimi nazionali del prossimo weekend vedremo una percentuale di zighi maggiore. Vediamo ovviamente il numero di guardiani. Penso che saranno minori guardiani, così come in generale mazzi fatigue, che potrebbero sparire del tutto. Questo perché Ziggy può portare ovviamente non il Refractor ma la Iris, e in quel caso ovviamente un fatigue che si trova ad affrontare 4 Gogen, 4 Gogen, 4 Gogen può diventare difficile da gestire. Detto questo, che cosa può tornare utile a qualcuno che sta decidendo cosa portare ai nazionali piuttosto che cosa aggiungere nel proprio mazzo come side, visto che adesso Ziggy è una realtà e tutte le conseguenze che ne derivano. In primis, qualsiasi mazzo, secondo me, deve avere una fonte di Gwegen. Alcuni mazzi ce l'hanno naturale. Questo, infatti, abbiamo visto che nella top 8 americana abbiamo avuto due Fai, inutile dire che hai Gogen, abbiamo due Gravy Bones con due liste anche secondo me abbastanza diverse, ma la sottostante è sempre stata quella di fare attacchi con Gwegen, che sia il Conqueror, che siano attacchi normali come il Murderous Rebel e tant'altri. Quindi Gwegen è obbligatorio. Se non ce l'avete naturalmente, perché giocate per esempio Guardian, ce ne sono alcune generiche. Ad esempio abbiamo Zilus Belting, che è una generica, piuttosto che Scar, che è un'alternativa, però valutate di inserire i Gwegen, perché potremmo trovarci sicuramente ad affrontare Gravy Bones, e quindi ci servono, e potremmo trovarci questa nuova minaccia che è Ziggy. Ovviamente a questo va aggiunta una seconda chiave di lettura, che è quella di aggiungere in modo ovviamente significativo qualcosa per bypassare le difese. Quindi, ovviamente, le solite keyword che sono Dominate, Overpower, Intimidate, sono tutte keyword che ci aiutano a gestire queste situazioni. Questo perché Ziggy di per sé vuole avere le auree a terra e quindi tende a darci delle carte per proteggerle. Ma questo vale anche per, ovviamente, qualche eroe un po' più fatigue può rimanere, non è che spariscono del tutto, e quindi è sempre bene portarci dietro questo tipo di armamentario, ecco, chiamiamolo così. Cosa non metterei? Probabilmente non metterei AB3, a meno che non avete degli equip che insieme vi danno un AB3 abbastanza naturale. Non penso porterei AB3, massimo AB2. Questo perché il nuovo Scilio non ha ancora visto tantissimo gioco, non ci sono liste ben definite, quindi non abbiamo ancora un mago puro da affrontare. E lo Scilio vecchio può essere giocato in due modi diversi, e anche questa è una seconda caratteristica della top 8 americana, ovvero abbiamo due Oscilio che hanno due liste molto diverse. Una è una lista molto agro, 4-4-4, spell,
e l'altra invece è un mago puro. Questo perché? Perché non porterei a B3, questo perché esiste Ward. Adesso Ziggy, ripeto, sempre supponendo che Ziggy verrà giocato più di quanto è stato giocato questo weekend e quindi la gente piano piano tende a fissarsi, andare in hype o semplicemente gli piace e adesso ho trovato una lista che gli permette di giocarlo, c'è Ward. E Ward è un problema per i maghi, quindi si rischia di andare in fatigue, si rischia di non riuscire a proporre un numero di danni abbastanza alto da poter sempre passare la B3. Penso che Ziggy andrà tranquillamente in AB3 contro uno Sciglio full spell. Questi sono, come dire, un pochettino le mie conclusioni. Un video molto veloce, ragazzi, per appunto commentare questa top 8, darvi qualche spunto di riflessione. Spero in settimana di potervi portare qualche gameplay per poi condividere con voi qualche momento giocato e non soltanto chiacchierato. Ragazzi, come sempre, io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine del video e noi ci vediamo ovviamente di persona molto presto ai nazionali se ci siete o comunque al prossimo torneo. Ciao voglio!